Rieccoci quest'oggi con un nuovo video, come potete vedere, con i miei amatissimi After Tarot. Ovviamente, ragazzi, in caso siate interessati o interessate a conoscere qualcosa in più in riferimento a questo particolare, ovviamente, mazzo, che ci permette, diciamo, appunto, di vedere il dopo, quello che succede appunto a seguito di una determinata scelta, decisione o appunto dopo determinati eventi e accadimenti. Ecco, in caso vogliate conoscere qualcosa in più appunto circa questo mazzo, come sempre io vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente nella cui introduzione appunto ho spiegato appunto in maniera, spero, dettagliata e comprensibile, ovviamente questo mazzo, paragonandolo e raffrontandolo ovviamente ad altri mazzi, ovviamente più tradizionali. Oggi useremo appunto questo mazzo, quindi un mazzo che parla fondamentalmente, ragazzi, di futuro, d'accordo? Proprio perché andrò ad utilizzare una modalità di stesa che si può usare sia con i tarocchi, ma che viene anche molto usata appunto con le sibille. Un metodo che io ho usato poche volte appunto sul canale, un metodo veloce ma veramente molto molto dettagliato, come potrete appunto vedere. Ovviamente è un metodo veloce perché utilizza solo 5 carte, ma in 5 posizioni in riferimento al futuro, appunto molto molto dettagliate. Ovviamente, come avrete già letto dal titolo chiaramente del video, quest'oggi cercheremo di capire se una persona con la quale avete avuto un'intensa e focosa storia clandestina, nascosta, segreta, quindi ovviamente una persona chiaramente ad oggi ancora presumibilmente impegnata, ecco, cerchiamo di capire perché appunto questa persona si è tirata indietro, cioè se ad oggi questa persona è ancora realmente magari interessata a voi, se vi ricercherà. Ovviamente cercando di capire che cosa appunto accadrà tra di voi nell'immediato futuro, in un futuro ovviamente più a lungo termine, e cerchiamo appunto anche di dare uno sguardo generale al percorso karmico, proprio di questa ovviamente storia. Cerchiamo di capire i pro e i contro del vostro futuro con questa persona che apparentemente ad oggi si è tirata indietro. Ora, questo è un video, come avrete ovviamente già notato, a una sola variante. Chi mi segue ormai da tempo lo sa che io tendo sempre ad alternare video a variante unica, stesa unica, come in questo caso, a video a doppia, tripla, quadrupla, anche variante, come ovviamente ho fatto nei giorni precedenti. Quindi comunque io amo già personalmente di mio cambiare. In più ovviamente so che alcuni di voi amano la variante unica, altri la doppia variante, di conseguenza io tendo sempre ovviamente ad alternare. Quest'oggi, ragazzi, ovviamente sarà un video ad una sola variante. Dunque, ovviamente possiamo iniziare a mescolare il mazzo dei nostri After Tarot e appunto cerchiamo di capire se una persona con la quale avete avuto un'intensa storia clandestina ad oggi vi pensa ancora ed è ancora interessata a voi questa persona. Vediamo un po'.
Perfetto, allora come sempre allontaniamo dal tavolo di stesa il resto del mazzo. Come potete vedere, appunto, qui abbiamo le 5 carte di cui vi ho parlato prima. Prima carta estratta, ragazzi, è inerente a ciò che ovviamente sarà a vostro favore, quindi ciò che in realtà porterà questa persona eventualmente a ripensarvi o magari a volersi riavvicinare a voi. Seconda carta estratta, cerchiamo di capire che cosa sarà a sfavore invece per quanto riguarda un eventuale suo ritorno, cioè eventuali per esempio ostacoli. Terza posizione, cerchiamo di capire, grazie appunto all'aiuto degli arcani, quale sarà il mood complessivo in riferimento a quanto dovrà accadere tra voi e questa persona. Quarta posizione, ovviamente cerchiamo di capire però effettivamente che cosa accadrà nell'immediato futuro tra voi ovviamente e questa persona. Nel cuore della stesa, in quinta posizione, il responso definitivo alla stesa, cioè cerchiamo di capire se appunto questa persona vi ricercherà oppure se eventualmente continuerà a rimanere ferma sulle sue posizioni. Dunque ragazzi, vediamo appunto in prima posizione appunto che cosa abbiamo, quale carta abbiamo. Allora, l'imperatore. Allora, è a vostro favore l'imperatore. Cosa vuol dire? Vedete, un uomo stabile, un uomo solido, un uomo fermo nei suoi gusti, nelle sue scelte, una persona che obiettivamente in questo momento continua comunque a pensare a voi, che ovviamente continua ad essere assolutamente convinta che voi siate da un punto di vista soprattutto passionale, perché l'imperatore rimanda proprio appunto alla passione, ecco, che voi siate la persona giusta. È una persona che quando pensa a voi sente veramente un fuoco ardergli ovviamente dentro. È una persona che ha un interesse stabile appunto nel tempo per voi, cioè nei vostri confronti questa persona non ha magicamente iniziato a pensare male o a pensare che voi siate magari meno appetibili da un punto di vista estetico piuttosto che erotico. Cioè questa è comunque una persona molto attratta, continuamente attratta, ovviamente da voi, esattamente come lo era la prima volta che magari vi siete conosciuti, vi siete incontrati. Quindi l'imperatore parla di stabilità, d'accordo? Quindi questa persona è totalmente, lucidamente e anche se vogliamo razionalmente consapevole del fatto che obiettivamente voi corrispondiate in pieno ai suoi gusti, d'accordo? Questa è una persona che provava veramente una forte attrazione nei vostri confronti, una persona che ha vissuto il vostro rapporto in maniera prettamente egoistica, d'accordo? Però non disgiunta da reali emozioni e sentimenti, d'accordo? Cioè l'imperatore, è vero, è un uomo che in qualche modo riesce ad ottenere sempre ciò che vuole, votato alla conquista, una persona che comunque ha un atteggiamento piuttosto godereccio, una persona che quando si sente attratto da qualcuno cerca in tutti i modi di avere ovviamente questo qualcuno, però ovviamente è una persona che comunque non disgiunge mai l'erotismo dai sentimenti, cioè questa è una persona che obiettivamente ha provato comunque per voi delle reali emozioni e le prova tuttora, d'accordo? Quindi dal suo punto di vista non è cambiato nulla, a prescindere dalla scelta che lui possa aver fatto. Ovviamente però ragazzi, scelta di cui lui ovviamente ad oggi è
tuttora convinto, d'accordo, questo imperatore, proprio perché è una persona che riesce a in qualche modo ragionare, riflettere anche su qualcosa di totalmente appunto istintivo, emotivo, quale appunto la passione, l'erotismo, l'impulso che ci porta, d'accordo, verso un'altra persona. Ecco, questa persona riesce a fermarsi a pensare e addirittura a razionalizzare su determinate situazioni e appunto moti interiori e diciamo anche fisiologici. Cioè questa è una persona obiettivamente che si è fermata a pensare, quindi la sua scelta è stata una scelta motivata, cioè questa persona non è impazzita, questa è una persona che ha ovviamente scelto secondo dei suoi criteri, ovviamente suoi criteri, ma consapevole del fatto che comunque voi gli siate sempre piaciute o piaciuti, cioè questa è una persona che tutt'oggi ha una bella opinione di voi, d'accordo? Non è una persona adirata, non è una persona arrabbiata, non è una persona rancorosa, è una persona che ha preso una decisione, sì, d'accordo, in maniera egoistica, ha scelto per se stesso ovviamente, però l'imperatore, ragazzi, ha questa caratteristica. A volte può sembrare particolarmente appunto duro, quasi prepotente, perché sceglie quasi per gli altri oltre che per se stesso, cioè decide, comanda, però è tipico dell'imperatore. Quindi è una persona molto passionale, è una persona molto focosa, è una persona che quando prova qualcosa vuole continuare a provare questo qualcosa in maniera veramente molto intensa, però ovviamente quando poi decide e tende a non ascoltare molto i pareri degli altri. Ha deciso con la sua testa questa persona, si è fermata a pensare, seguendo ovviamente un pensiero tutto suo, che purtroppo ha ovviamente danneggiato voi, questo sicuramente, però tutt'oggi voi piacete a questa persona, cioè questa persona non vi ha dimenticato, non è impazzita, d'accordo? Quindi sicuramente voi rappresentate sempre un elemento di grande positività e di piacere nella sua mente e nei suoi ricordi. Ora vediamo in seconda posizione invece che cosa ostacolerà il suo eventuale ritorno. Il 2 di spade è certo la scelta. Allora, quindi che cosa potrebbe portare questa persona appunto a ricercarvi? L'imperatore, quindi la passione e comunque il desiderio nei vostri confronti, che ovviamente non è mai venuto meno. Che cosa invece potrebbe portare questa persona a in qualche modo avere ancora delle difficoltà nel ritornare e quindi a prendere un po' di tempo, d'accordo, a ritardare il ritorno? È il 2 di spade, che rappresenta proprio una situazione stagnante che ovviamente non porta evoluzione, quindi tempi che si allungano. Ora, per quale motivo questi tempi si allungano? È un 2 di spade che, come tutte le carte ovviamente di grado secondo, ci parla di una scelta, d'accordo? Di una duplice strada, cioè questa è una persona, ragazzi, che riflette da morire. È un 2 di spade, quindi nuovamente il mentale che prende il sopravvento e ovviamente porta questa persona in qualche modo a riflettere se possa essere o meno il caso, razionalmente vi ripeto, di ritornare da voi cercandovi oppure di continuare lungo la strada che aveva ovviamente intrapreso, quindi ovviamente continuando diciamo ad avere un atteggiamento pressoché fedele con la compagna ufficiale, d'accordo? Cioè il 2 di spade in accezione negativa, come in questo caso, quindi in accezione di ostacolo, rappresenta proprio diciamo il dover valutare più e più volte una doppia possibilità, una doppia opzione, cioè il 2 di spade parla di un conflitto interiore che non si riesce a risolvere, una sorta di fase di stallo per cui questa persona
perde tempo, perché il 2 di spade in accezione negativa parla di chi riflette, sì però troppo obiettivamente, e chiaramente fa passare del tempo. Qui passano giorni, passano settimane, cioè questa è una persona che pensa troppo, che per esempio in un determinato momento della giornata vorrebbe chiamarvi, poi ovviamente posa il telefono e non vi chiama. È una persona che potrebbe per esempio anche magari scrivervi un messaggio e poi lo cancella, cioè questa è proprio la classica persona che vuol tornare ma poi in qualche modo fa un passo indietro, anzi forse diciamo ecco fa un passo avanti 10 indietro. Quindi è una persona che tende un po' troppo a temporeggiare e chiaramente fa perdere tempo però a questo punto anche a voi, perché è una persona che purtroppo anche in futuro tarderà un po' in qualche modo il ritorno, quindi purtroppo le tempistiche potrebbero leggermente ovviamente allungarsi, ma perché c'è un conflitto interiore che questa persona non sa risolvere. Vedete, tra due litiganti ovviamente la persona bendata non sa chi scegliere. Perché? Perché è bendata. E ovviamente, fuori di metafora, è una persona che obiettivamente non ha ancora ben capito, o comunque fa fatica probabilmente anche a dirsi forse qualche verità magari scottante, cioè che probabilmente la scelta fatta in riferimento alla compagna ufficiale magari possa non essere proprio la scelta giusta. Ecco che di fronte a questa enorme verità, terribile verità, questa persona potrebbe risentirne, stare male, soffrire, e questa è una persona che non vuole soffrire. D'accordo? L'imperatore vuole ovviamente continuare a mantenere un'immagine di sé, l'uomo che non deve chiedere mai, l'uomo tutto d'un pezzo, d'accordo? Quindi è chiaro che, insomma, essere messi di fronte alla realtà, cioè che si è ovviamente incappati in un errore non indifferente, perché si è scelta una persona rispetto a un'altra, si è allontanata magari la persona giusta per stare al fianco della persona sbagliata. Ecco, di fronte ovviamente a un errore del genere, questa persona non vuole aprirgli gli occhi, vuole continuare a rimanere bendata. Questa persona potrebbe togliersi la benda, d'accordo? E vedere veramente come stanno le cose in faccia, però questa è una persona che ha paura di rendersi conto di aver sbagliato, e di conseguenza continua in qualche modo anche a raccontarsela un po' sua, cioè voglio dire, questa è un po' la classica persona che tende a mentirsi, cioè si racconta delle fandonie, d'accordo? Anche per tacitare un po' il suo stesso animo, però è chiaro che così facendo inganna se stessa questa persona, si prende in giro. Quindi oltretutto prolungando anche un po' troppo i tempi, d'accordo? Perché è una carta, ripeto, che parla di situazioni stagnanti, che possono rimanere così ancora per un po' di tempo. Ora ragazzi, vediamo invece quale sarà il giudizio complessivo delle carte riguardo al vostro percorso. 10 di denari. Allora ragazzi, come potete vedere, questo è un ambiente familiare, è un ambiente che riporta al ritrovarsi, al focolare, quindi in qualche modo anche a momenti di rifugio, l'uno nelle braccia dell'altro o l'uno nei confronti ovviamente dell'altra. Ora è chiaro che però il 10 di denari è una carta che parla anche di famiglia, quindi famiglia, abitazione, ovviamente anche di eventuali figli e del rapporto con la compagna ufficiale. Quindi io voglio sottolinearlo, questa persona è molto legata ai propri figli, in caso ovviamente ne abbia sicuramente, e soprattutto come tipico dell'imperatore è una persona molto legata al suo dovere, al senso del dovere e al ruolo di padre, ed è una persona che non vuol venir meno, d'accordo? Questa è una persona che ci tiene tanto all'immagine che gli altri hanno di lui e che lui ha ovviamente di se stesso. Quindi di uomo che non commette errori, di persona razionale, stabile, equilibrata. Quindi sicuramente per questa persona è e sarà soprattutto ancora in futuro molto importante il ruolo che lui ha in famiglia, ripeto, soprattutto in caso sia già padre, il ruolo di padre, cioè è importante continuare a svolgere il ruolo di guida
rispetto ai propri figli. Questo sicuramente. È chiaro che però anche con voi questa persona, diciamo, vorrà comunque un riavvicinamento, d'accordo? Perché è una carta comunque molto positiva, che parla comunque di fortuna, che parla di successo, che parla anche di cambiamenti ovviamente in positivo. Quindi parla di un periodo particolarmente favorevole, grazie al quale voi otterrete il massimo che potreste desiderare da questa persona, quindi eventualmente il suo ritorno, una sorta di riappacificazione. Però ragazzi e ragazze, attenzione che per questa persona la famiglia, diciamo il ruolo, ecco, di guida in riferimento alla sua famiglia rimarrà comunque predominante. D'accordo? Quindi questa è una persona che soprattutto da un punto di vista economico e finanziario, perché è un 10 di denari, cercherà di non fare sciocchezze e quindi di non rischiare, diciamo in maniera avventata, di perdere tutto ciò che lui sino ad ora ha in qualche modo accumulato. Quindi ad esempio anche una sorta di benessere da un punto di vista economico-finanziario. D'accordo? Questa è una persona che ragiona tanto, questa non è una persona che si lascia, diciamo, prendere dai sentimenti, dagli impulsi. Questa è una persona veramente iperlogica, ipercritica, è una persona che ascolta molto di più, diciamo, la propria testolina da retta, segue molto di più i dettami, diciamo, della propria testolina, ovviamente rispetto a ciò che gli comanda invece il cuore e ovviamente anche il corpo. Cioè questa è una persona che riesce addirittura a castrare i suoi desideri fisici, addirittura, pur di in qualche modo seguire i dettami della ragione e della saggezza, motivo per cui evidentemente questa persona ha preso la decisione in passato di allontanarsi da voi o comunque, diciamo, di mettere un freno a questa situazione. Quindi ricordate che questa persona sicuramente porterà ad una sorta di rinnovamento il vostro rapporto, ma continuerà a voler comunque permanere come ruolo di guida fondamentale nell'ambito della sua famiglia, soprattutto in caso abbia dei figli. È chiaro che però, ragazzi, 10 di denaro è una carta molto positiva in riferimento al vostro rapporto, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che ovviamente in qualche modo non vorrà perdere voi, però attenzione, non vorrà perdere nemmeno il ruolo, diciamo, di padre, d'accordo, in particolar modo, o comunque, ripeto, di guida della propria famiglia, d'accordo? Quindi è una persona che ragiona tanto, ragiona terribilmente, anzi direi che questa è una persona che usa solo il mentale praticamente per in qualche modo, diciamo, prendere qualsiasi decisione. Questa persona non si lascia guidare da sentimenti, emozioni e desiderio fisico. È una persona che si ferma sempre a riflettere e addirittura arrivando persino a castrare i suoi desideri e impulsi erotici. D'accordo? Quindi sicuramente ci sarà un cambiamento, ma diciamo che ovviamente nel prossimo futuro sempre con ovviamente questa famiglia che lui vuole continuare ad avere comunque al suo fianco. Ragazzi, qui parliamo ovviamente di un futuro prossimo, d'accordo? Non di una situazione ab eterno, d'accordo? Quindi sicuramente nell'immediato futuro questa persona ovviamente non vorrà allontanarsi dal suo nucleo familiare, ma, ripeto, comunque sia, nemmeno rinunciare evidentemente a voi. Però cerchiamo adesso di capire in quale modalità ovviamente questa persona ovviamente vorrà riavvicinarsi a voi. Allora, dunque, vediamo un po'. Beh, ragazzi, direi nel modo più classico e canonico possibile, il fante di ovviamente denari, allora attraverso, come è
tipico di tutti i fanti, un messaggino, il classico messaggino indolore che non fa mai male per cercare di rompere il ghiaccio. Ecco, il fante di denari, vedete, parla proprio di chi si fa avanti, vedete, ovviamente con un piccolo gesto, un piccolo dono, quindi un'azione che porterà ovviamente allo sviluppo comunque di un qualcosa in più. Quindi sicuramente questa persona vi ovviamente ricercherà. Arriverà, ripeto, un messaggio, un fante di denari, quindi diciamo in maniera piuttosto amichevole, non è il classico fante di coppe o di bastoni, d'accordo? Quindi non vi sembrerà proprio la classica persona disposta o predisposta ad esempio al corteggiamento, questo è un furbo, quindi questo tornerà in maniera molto amichevole, magari semplicemente chiedendovi come ovviamente voi stiate, cercando ovviamente di sondare il terreno. Attenzione che comunque questa persona ha e avrà le idee ben chiare, è un fante di denari, quindi i denari parlano ovviamente di personaggi molto furbi, di personaggi molto attenti che vanno a progettare qualsiasi cosa, d'accordo? Il fante di denari parla di una sorpresa, quindi per voi sarà quasi uno shock, diciamo, ricevere un suo messaggio. Ecco, per lui non lo è, cioè questa non è una persona che aveva voglia di scrivervi in quel momento e vi ha scritto, d'accordo? Quella è una persona che aveva programmato 20 giorni prima cosa scrivervi, cioè il messaggio era lì pronto, già scritto, riscritto 100 volte con la punteggiatura giusta, le parole giuste, su cui ovviamente lui avrà fatto altrettanti pensieri e ovviamente riflessioni. Ecco che appunto questa persona avrà anche già deciso il come, il dove, il quando, l'orario più giusto, cioè questa è una persona che non lascia mai nulla all'improvvisazione, cioè questa è una persona che proprio, ragazzi, non conosce assolutamente il significato del termine spontaneità, cioè questa è una persona che ovviamente, ripeto, riflette tanto, riflette troppo, ha veramente un atteggiamento secondo me molto legnoso nei confronti della realtà ed è una persona che quando si muove lo fa dopo averci pensato su veramente tanto tempo. È un fante di denari, ragazzi. I denari rappresentano tempistiche un po' lunghe. Ripeto, non è un fante di coppe o di bastoni, per cui vi avrei detto questa persona vi ricerca entro qualche giorno, qualche settimana. No, parliamo purtroppo di un fante di denari, quindi le tempistiche possono comunque essere un po' lunghe, d'accordo? È una carta che comunque parla di buone notizie in arrivo, quindi vi ripeto, questa è proprio una persona che si farà avanti con un piccolo gesto, quindi vi ripeto, anche semplicemente chiedendovi come voi stiate, non è la classica persona che parte per direttissima e ovviamente vi chiede di uscire. Questa è una persona che prenderà tempo, anche ovviamente per capire un po' qualcosa in più circa la vostra eventuale disponibilità, quindi questa è sicuramente una persona che non lascerà nulla al caso. Tra l'altro, ragazzi, il fante di denari parla di intelligenza, d'accordo? E di furbizia, di astuzia, di spirito critico, d'accordo? Di una mente molto vivace. Quindi questa persona arriverà da voi, ovviamente avendo già il piano A, B, C, D, a seconda delle vostre risposte, questa persona avrà già la risposta giusta da ovviamente controbattere. Quindi questa è una persona che diciamo sì, tornerà da voi, ma con delle tempistiche un po' lente, magari rispetto ovviamente a ciò che voi vorreste. È una persona che sicuramente tornerà perché voi gli piacete molto, perché parliamo di denari, quindi materialità, quindi una persona che, ragazzi, parliamoci chiaro, vorrà comunque rivedervi e avere un approccio fisico con voi, ma è una persona che se la deve studiare da Dio, d'accordo? Quindi è una persona che tornerà da voi, sì certo, ma dopo averci pensato su 100 milioni di volte. Agirà con la massima prudenza, con la massima discrezione, dopo averci pensato su veramente tanto e aver scelto lui, nuovamente lui, il momento che a suo dire è e sarà il più propizio. D'accordo? Quindi questa persona non lascerà nulla al caso.
Tra l'altro, ragazzi, da un punto di vista appunto temporale, anche il fante di denari, come tutte le carte ovviamente, è appunto legata a dei giorni ben precisi dell'anno. In particolar modo questa carta ha i giorni dal 21 al 28 di dicembre. Quindi vi ripeto, questa è una persona che ovviamente si muoverà, ma con tempistiche lunghe. Però ragazzi, io ve l'avevo già ovviamente preannunciata questa situazione, ovviamente parlandovi del 2 di spade. Vi avevo detto che qui ci sarebbe stata comunque, diciamo, una attesa, non dico snervante, però insomma si trattava di dover aspettare un po', in questo caso il riferimento a questo ritorno. Ripeto, non sono tempistiche epocali, però ragazzi ovviamente non sono neanche tempistiche brevi, d'accordo? D'altronde è un fante di denari, vi ripeto, questa persona vi tornerà. Ora, potrebbe mandarvi un messaggio WhatsApp, Telegram, quindi qualcosa di molto diretto, oppure anche sui social, perché ovviamente i fanti rappresentano la comunicazione ovviamente da ogni punto di vista. Potrebbe chiedervi l'amicizia sui social, richiedervela, o comunque una persona che potrebbe contattarvi appunto sui social. Quindi vi ripeto, questa persona sicuramente si rifarà viva, non è sparita dalla vostra vita, ma ovviamente insomma diciamo che potrebbe trascorrere un po' di tempo, quindi qualche mesetto, vi ripeto non 10 anni, qualche mesetto, però chiaramente nel frattempo voi, se vorrete, ovviamente sarete chiamati ovviamente ad aspettare, ad attendere, d'accordo? Comunque se non altro l'arrivo di questa persona. La vostra vita ovviamente deve andare avanti a prescindere dal ritorno dell'altra persona. La vita è troppo preziosa per perdere tempo ad aspettare queste persone che ovviamente egoisticamente scelgono anche per gli altri. Quindi chiaramente la vostra vita deve assolutamente andare avanti. La vita non va mai sprecata, è tremendamente preziosa, d'accordo? Quindi è chiaro che le letture tarologiche servono anche a questo, cioè a far riflettere voi. Le tempistiche, ripeto, saranno comunque non brevissime, di conseguenza è ovvio che l'ultima parola spetta a voi. D'accordo? Quando questa persona vi scriverà, spetterà a voi poi decidere se riaccettare o meno questa persona, oppure se il comportamento di questa persona sarà per voi assolutamente incomprensibile e ingiusto, soprattutto proprio al momento che questa persona vi farà attendere comunque, ecco, un certo lasso di tempo, d'accordo? Ricordate sempre, ragazzi, che l'ultima parola spetta a voi, al consultante o alla consultante, d'accordo? Quindi poi spetterà a voi decidere se riammettere questa persona nella vostra vita. Mi raccomando, ovviamente valutate anche questo, cioè le tempistiche di ritorno, d'accordo? Perfetto, ora ovviamente arriviamo all'ultima posizione e qui abbiamo un bellissimo 6 di bastoni. Allora ragazzi, il 6 di bastoni è per eccellenza, diciamo, la carta della vittoria. Quindi vi ripeto e ribadisco il fatto che ovviamente questa persona ritornerà da voi riconoscendo anche il vostro valore, perché il 6 di bastoni è una carta che parla proprio di, diciamo, apprezzamento, di riconoscimento, di stima e bastoni, quindi ovviamente anche di desiderio fisico. Quindi l'attesa prima o poi finalmente ovviamente cesserà. È una carta, ripeto, che parla di grande successo, è una carta che parla di successo dopo un periodo di attesa, e questo ovviamente lo avevamo capito, quindi sicuramente una persona che andrà ad esaudire anche dei vostri desideri. Quindi sicuramente questa potrebbe essere proprio, vedete, una persona che porta in dono, diciamo in qualche modo metaforicamente, ecco, le sue scuse, cioè questa persona potrebbe chiedervi proprio perdono, arriverà da voi in maniera molto attenta, molto umile ovviamente e appassionata, volendo in qualche modo ricostruire, diciamo obiettivamente, anche quello che sicuramente c'è stato fra di voi. Ripeto, ovviamente il 6 di bastoni rappresenta, come potete vedere anche dalla carta, il principe che torna ovviamente dopo una lunga battaglia, quindi comunque momenti di ritardo, di stagnazione, appunto di attesa, dove i progetti in qualche modo di tornare da voi vengono abbandonati, poi ripresi, situazioni di insoddisfazione, di malessere, quindi comunque un pensare, ripensare in maniera
ripeto, anche molto legnosa a determinate situazioni, appunto tutte queste diciamo piccole sfaccettature, piccole direi non proprio, diciamo ecco, caratteristiche inerenti ai prossimi mesi, giorni e settimane, ecco che appunto questa persona finalmente dopo tutto questo deciderà di tornare, d'accordo? È chiaro che però è una carta che parla di lotta, è una carta che parla di paziente attesa, è una carta che parla di affrontare le varie situazioni, ripeto, con discrezione, intelligenza e cautela. Quindi sicuramente è una carta che parla di desideri che vengono realizzati, parla di soddisfazione, di riconoscimento dei vostri meriti rispetto evidentemente alla compagna ufficiale, però è chiaro che ragazzi in questo caso ovviamente è una carta che parla di ovviamente riuscita e di successo, di vittoria a seguito di attesa, quindi vi viene ribadito il concetto ovviamente dell'attesa, però ripeto è una carta molto bella, è una carta molto positiva che ovviamente vede voi sicuramente in vantaggio netto rispetto ovviamente alla compagna ufficiale, d'accordo? Quindi sicuramente è una carta che parla di vittoria, è una carta che parla di riuscita e ovviamente di riconoscimento, quindi sicuramente è una carta che parla proprio di successo in amore, in particolar modo appunto per quanto riguarda ovviamente voi. Facciamoci ora dare una mano dagli oracoli delle carte del cuore di Isabel Serf. Ovviamente cerchiamo appunto di capire come procederà la situazione tra voi e questa persona. Qui abbiamo uomo bruno, donna bruna, 3 settimane, poi vi spiego ovviamente per bene il tutto. Estraiamo un altro oracolo e qui abbiamo differenza d'età, estate. Allora, iniziamo ovviamente dalla prima carta, ossia appunto uomo bruno, donna bruna, 3 settimane. Allora ragazzi, questo oracolo ovviamente vi preannuncia già delle ottime novità a partire dalle prossime 3 settimane, un mesetto circa, non prima delle 3 settimane, dopo le 3 settimane, quindi sicuramente entro un mesetto voi non avrete ovviamente particolari notizie in riferimento a questa persona. Successivamente, ecco, queste prossime settimane potreste proprio ricevere delle notizie piuttosto interessanti inerenti appunto a questa persona, o direttamente da questa persona oppure grazie all'aiuto di terze persone, da cui appunto l'indicazione uomo bruno, donna bruna. Cioè persone, diciamo, dal carattere particolarmente affabile, che potrebbero proprio favorire un risentirvi, potrebbe essere un amico in comune o un'amica in comune o un collega, che potrebbe appunto in qualche modo fare da ponte, diciamo, comunicativo tra voi e quella persona, o potrebbe magari darvi delle indicazioni o anche, perché no, pettegolezzi in riferimento alla vita, diciamo, matrimoniale o comunque familiare della persona, del soggetto della stesa, d'accordo? Quindi l'indicazione uomo bruno, donna bruna ovviamente si rifà ad un eventuale amico o amica, collega piuttosto che conoscente o parente, che in qualche modo potrebbe proprio aiutarvi o darvi delle indicazioni in riferimento a questa persona, d'accordo? Quindi una persona di cui voi comunque vi andrete a fidare completamente. È chiaro che dunque, ragazzi, voi potreste sin da subito avere informazioni in riferimento a questa persona, oppure appunto voi potreste magari ricevere qualche piccolo tentativo, ripeto, magari sui social, un like, piuttosto che un cuoricino, piuttosto che una richiesta di amicizia,
da parte di questa persona. Quindi qualche piccola notizia potrebbe proprio già arrivarvi prima del previsto, d'accordo? Quindi si tratterà di aspettare qualche settimana, un mese ovviamente al massimo, quindi qualche piccolo segnale potrebbe già arrivarvi ovviamente da parte di questa persona direttamente, oppure, ripeto, grazie ad amici. Successivamente però qui abbiamo un lasso di tempo molto più ampio, quindi dalle prossime 3-4 settimane all'estate. È chiaro che dunque in tutto questo lasso di tempo, che ovviamente comprende sicuramente diversi mesi, ovviamente a seconda di quando voi andrete a guardare questo video, chiaramente, ovviamente siamo nel mese di settembre, di conseguenza sino all'estate prossima ovviamente si tratterà di dover in qualche modo attendere qualche mesetto in più. È ovvio che in questo lasso di tempo, appunto, ripeto, da grosso modo il prossimo mese sino all'estate, la situazione con questa persona andrà a sbloccarsi. Una situazione che però, appunto, come vuole l'oracolo della differenza d'età, prevederà comunque il dover scendere a compromessi. Ora, differenza d'età ovviamente sta ad indicare delle differenze magari anche proprio di età, cioè uno dei due potrebbe essere molto più giovane rispetto all'altro, o comunque delle differenze di vedute, di atteggiamento, di approccio all'amore, di approccio al rapporto. Cioè, sicuramente tra voi e questa persona in qualche modo si percepirà di nuovo una sorta di divario che potrebbe rappresentare ancora degli ostacoli alla vostra relazione. Quindi, per esempio, questa persona potrebbe, è un esempio, magari non voler interrompere il rapporto immediatamente con la compagna ufficiale, e voi invece potreste spingere per il contrario, cioè comunque ci sono delle differenze, diciamo, di vedute particolarmente importanti che in qualche modo vi riporranno di nuovo di fronte a due caratteri complessi ma diversi, d'accordo? Cioè evidentemente avete comunque due caratteri, temperamenti, comunque un atteggiamento nei confronti proprio dell'amore, dell'eros, del sentimento, magari profondamente differenti. Questo però ovviamente non preclude la possibilità di frequentarsi, di stare insieme e magari anche di progettare un eventuale futuro. È chiaro che si tratterà di scendere a compromessi, cioè questo è quello che indica ovviamente questo oracolo. D'accordo? Cioè le differenze, magari anche, ripeto, di età, non andranno ad impedire comunque di frequentarvi, di amarvi e magari anche di voler costruire in un successivo futuro qualcosa insieme. È chiaro che però tra voi e questa persona si ripercepiranno di nuovo queste differenze. D'accordo? Ed è chiaro che per riuscire ad andare avanti in questa storia si dovrà in qualche modo scendere a dei compromessi, d'accordo? Cioè, in qualche modo cercare di venirsi incontro l'un l'altro, non soltanto voi nei confronti di questa persona o questa persona nei vostri confronti. Ed ecco che in questo lungo lasso di tempo, ripeto, che ovviamente include l'autunno, l'inverno e la primavera, ecco che obiettivamente lungo queste 3 stagioni il vostro rapporto andrà appunto in qualche modo a riprendere, ripeto, molto lentamente e con tempistiche molto lente, ricordiamoci il fante ovviamente di denari, e ovviamente cercando però di venirsi incontro il più possibile, in maniera, ragazzi, ovviamente costruttiva. Ripeto però che ovviamente l'ultima parola spetterà a voi, cioè se le differenze sono incolmabili e dal vostro punto di vista intollerabili, ovviamente risulterà normale da parte vostra interrompere definitivamente la storia, d'accordo? Se la situazione vi farà più male che bene, è chiaro che da questo punto di vista spetterà poi a voi prendere la reale decisione di interrompere la situazione. Quello che vi suggeriscono gli arcani è, in particolar modo questi oracoli, che sicuramente i prossimi mesi, non prima delle prossime 3-4 settimane,
questa persona si farà viva con questo fante di denari, d'accordo? Particolare attenzione ovviamente per il periodo invernale con i giorni di dicembre in riferimento al fante di denari. Un percorso evolutivo sino all'estate che vi vedrà in qualche modo confrontarvi nuovamente e cercare di raggiungere un equilibrio. Solo e se è nel momento in cui voi lo vogliate. Perché qui ci sono delle differenze che potrebbero rappresentare delle difficoltà, magari proprio delle differenze di età, oppure, ovviamente questa è una situazione metaforica, delle, ripeto, differenze caratteriali, però che evidentemente si fanno sentire e purtroppo si faranno di nuovo, ragazzi, sentire. Quindi è chiaro che sino all'estate questo rapporto può riprendere. In tutto questo lasso di tempo, non prima delle prossime 3 settimane, sino all'estate questa persona vi manderà un messaggio o cercherà, un ricontatto, d'accordo? Quindi in questo lasso di tempo aspettatevi un ricontatto, comunque un tentativo da parte di questa persona, un tentativo lento, inizialmente da un punto di vista chiaramente amicale e votato soprattutto all'erotismo. Attenzione a delle difficoltà che ancora potrebbero in qualche modo farsi sentire, perché evidentemente su alcuni punti importanti evidentemente siete particolarmente distanti. D'accordo? Nei modi di vedere, di ragionare, di vivere, d'accordo? I sentimenti, di approcciare, ripeto, al sentimento e all'amore e ad un rapporto, anche se clandestino, anche se nascosto, anche se segreto, d'accordo? Starà poi a voi il decidere, ovviamente, in qualche modo, se riprendere o meno, ovviamente, la frequentazione. Ripeto, per quanto riguarda le tempistiche, ogni giorno sarà utile, ogni giorno importante per ricevere il messaggio e quindi il ritorno da parte di questa persona non prima delle prossime 3 settimane, sino ovviamente all'estate. Ripeto, ovviamente, ragazzi, sarà proprio necessario un dover scendere a compromessi, perché qui si sentiranno ancora delle problematiche, probabilmente le stesse che hanno portato questa persona a riflettere e quindi ad allontanarsi in qualche modo da voi. Però ripeto, una stesa molto bella, comunque con un ritorno sì lento, come vuole appunto il fante di denari, ma comunque appunto un tentativo lo farà. Tentativo di in qualche modo ritornare, rompere il ghiaccio, d'accordo? Tempistiche, ragazzi, sicuramente un po' lunghe, ripeto, entro l'estate, entro la prossima estate, però ripeto, questa è una persona molto lenta, l'abbiamo detto con il 2 di spade, che tende a riflettere veramente molto, dà molto peso al mentale, però sicuramente una situazione in evoluzione, in divenire. Ovviamente, ragazzi, come sempre, mi raccomando, ripeto, nel frattempo andate avanti con la vostra vita, come sempre forza, coraggio, determinazione, ovviamente a presto e buon percorso karmico.